Tutto quello che stiamo facendo è raccogliere ciò che abbiamo imparato all'interno del mondo automotive e quindi nella fattispecie nel mondo della simulazione e calarlo in questo nuovo progetto. La simulazione è uno strumento che viene utilizzato per anticipare e comprendere il comportamento dinamico di un sistema, che esso sia un'automobile o in questo caso un'imbarcazione. In generale quello che abbiamo fatto in Ferrari è cercare di replicare in modo fedele lo sviluppo processo che avviene nelle automobili. Noi di fatto utilizziamo diversi ambienti di simulazione in funzione del tipo di analisi che vogliamo fare, e quindi simulazioni fluidodinamiche, simulazioni strutturali o simulazioni ergonomiche. Siamo all'interno di un ambiente che appunto è il Virtual Room, dove vengono simulate in maniera virtuale tutte le aree dell'imbarcazione, dentro la quale, potendoci immergere, andiamo a capire il livello di ergonomia, il livello di interfaccia e tutta una serie di aspetti importanti che altrimenti sarebbe difficile scoprire in anticipo. Nello sviluppo del progetto Hypersail la Virtual Room è stata, direi, fondamentale. Circa 2 anni fa mi venne in mente l'idea di contattare i colleghi della Virtual Room e chiedergli: ma ragazzi, ma se mi dessi un modello di un po' diverso da una macchina, si potrebbe simulare? Potreste proiettarlo in Virtual Room? Loro per fortuna ci hanno detto sì, quindi abbiamo iniziato subito a anticipare, vedere problematiche, modificare, effettuare i cambiamenti. Ci sono anche dei simulatori che hanno lo scopo di verificare qual è il comportamento dinamico dell'imbarcazione. Se volete, questo livello di dettaglio, questo livello di upgrade è ciò che noi utilizziamo in ambiente automotive, quindi le vetture le sviluppiamo grazie anche all'uso di simulatori dinamici. Di conseguenza c'è una vettura che si poggia sopra a una base e si muove in accordo con ciò che poi è l'orizzonte che il guidatore percepisce quando guida. Il concetto è che il velista all'interno della postazione di controllo, sotto una certa linea, veda le sue mani che toccano i tasti e i dati, e poi nel momento in cui alza lo sguardo e guarda fuori da quella che sarebbe la finestra, veda come l'orizzonte si muoverebbe, o meglio la barca si muove rispetto all'orizzonte in quella condizione. Ci troviamo a Maranello, all'interno degli stabilimenti Ferrari e nello specifico in Galleria del Vento, e qui all'interno di una stanza c'è il simulatore di Ferrari Hypersail. Il nostro simulatore attualmente è in grado di simulare tutto quello che è il sistema elettrico, tutto quello che è il sistema idraulico, tutti quelli che sono i movimenti e le forze in gioco sull'imbarcazione, tutte le condizioni ambientali, quindi possiamo arrivare fino a un massimo di 3 onde che si vanno a sovrapporre e creano un mare sufficientemente confuso e difficile da gestire. Tutta la parte di vento, e quindi ci dà dei dati equivalenti a quello che sarebbe la barca reale. Io lavoro in Ferrari da ormai 20 anni. È la prima volta che ci troviamo davanti a un progetto di queste dimensioni, un progetto di questo tipo con l'ambizione molto alta legata alle performance della barca. Tutto quello che stiamo facendo è raccogliere ciò che abbiamo imparato all'interno del mondo automotive e quindi nella fattispecie nel mondo della simulazione e calarlo in questo nuovo progetto. È proprio grazie a Giovanni, grazie a Glenn, che abbiamo indirizzato i nostri sforzi di ricerca e progettazione nella direzione che loro ci hanno indicato e richiesto. E questo avviene però non in maniera univoca, ma c'è un continuo scambio, un continuo confronto per mettere a terra le idee e capire qual è il miglior compromesso, non solo dal punto di vista prestazionale, ma anche dal punto di vista della fattibilità, della garanzia del risultato e dell'affidabilità che poi questi strumenti dovranno avere in navigazione. Il simulatore è stato e sarà un tool fondamentale all'interno dello sviluppo di Hypersail per innanzitutto andare a fare tutto quello che è il training dei velisti, ma anche per andare a provare tutte quelle che sono le migliorie che pensiamo di apportare all'imbarcazione prima all'interno di un ambiente simulato e solo poi portare lo stesso tipo di logica, lo stesso tipo di miglioria sulla barca reale per confermare quelli che sono i risultati. Questo tipo di processo di sviluppo si chiama in gergo Digital Twin. La barca reale ha un gemello digitale all'interno del simulatore.
Quando saremo in barca, il fatto di avere tutti i dati della barca ci permetterà di avere molte risposte in più, in modo tale che il simulatore dia le stesse risposte in futuro. Ci possiamo chiedere tutto il giorno se faremo una velocità X o X più un nodo, ma sicuramente quando si va forte per davvero è più interessante.